Trading tecnico, quindi basato sull'analisi tecnica, o trading / investing basato sull'analisi fondamentale, oppure trading algoritmico o trading volumetrico. Ma qual è l'approccio al trading che fa per te? Qual è l'approccio al trading giusto? Ecco, questa è una domanda bellissima, perché tutti gli approcci sono corretti, ma tutti gli approcci non sono corretti. Questo dipende dalla tua vita, dalla tua routine, dalla tua propensione al rischio, dal tipo di approccio che sposi, dalle logiche alle spalle dell'approccio e da qual è la tua routine di vita, quanto tempo puoi dedicarti al grafico, qual è la tua propensione al rischio. Quindi ogni approccio è pensato con una logica e potrebbe essere l'approccio giusto per te. Nel video di oggi parlo dei differenti approcci e dei pro e dei contro di ogni singolo approccio. Il video avrà delle slide. Se riesco metto un link nella descrizione per scaricarle, altrimenti se ne hai necessità scrivimi via mail e te le mando in PDF. Quindi pronti via, iniziamo con il video, ma prima di iniziare con il video consentitemi un minuto per raccontarvi di classe 1. Che cos'è classe 1? Classe 1 è un po' come una classe di scuola o di università che inizierà ad ottobre. In realtà le date di inizio sono due, una ad ottobre e una a febbraio, non ci sono altre date di inizio durante l'anno. È un coaching di gruppo, appunto come una classe di scuola, una classe dell'università. È un percorso che dura da un minimo di 3 settimane, classe 1, a un massimo di 3 mesi, classe 2, che parte dalle basi e ti porta ad entrare nelle logiche del trading tecnico e del trading basato su analisi fondamentale, seguendo un processo che si porta in esecuzione per entrare al mercato su diversi asset, che è lo stesso processo che seguo io. La didattica è pensata a moduli, l'erogazione è online su Google Meet. Se ti interessa trovi tutte le info in un link in descrizione, che è il link dedicato proprio a classe 1. Sta tutto sul mio sito internet, se vuoi dai un'occhiata. Adesso iniziando una cosa dalla mia scuola, tra virgolette, la mia scuola di pensiero, ovvero dove io mi sono formato, che è l'ambiente tecnico, il trading tecnico. Il trading tecnico basato sull'analisi tecnica che cos'è? È basato sull'osservazione dei prezzi dei grafici, usa indicatori dallo stocastico all'RSI, medie mobili, Fibonacci eccetera, pattern grafici e price action. L'idea di fondo del trading tecnico è il prezzo sconta tutto, che è uno dei 3 principi dell'analisi tecnica. Il prezzo sconta tutto, i movimenti passati dei prezzi tendono a ripetersi perché riflettono comportamenti ricorrenti degli operatori, ovvero delle persone, degli enti, delle strutture, delle istituzioni che sono a mercato. I punti forti del trading tecnico sono: in primis è accessibile, è immediato, permette di operare anche senza conoscenze macroeconomiche. Attenzione a questo punto, senza conoscenze macroeconomiche non significa che entri oggi e inizi a fare il trading tecnico perché accedi, scrivi una piattaforma e via. Quello è un disastro. Serve una formazione tecnica dedicata. La formazione di natura macroeconomica è un grande valore aggiunto, ma non è indispensabile per operare con il trading tecnico. Tra poco vedremo perché. I limiti dell'approccio tecnico è: può generare falsi segnali, rischia di essere autoreferenziale e decontestualizzato, non spiega il perché del movimento ma solo il come. Che significa questo? Significa che se non abbiniamo l'entrata al mercato a uno studio di contesto, rischiamo di entrare solo perché vediamo un disegno su un grafico, perché vediamo una singola informazione, quando in realtà nell'approccio tecnico è l'insieme delle informazioni che, abbinato al contesto, ci dà il momento per entrare al mercato. Secondo tipo di approccio dei 4 che voglio citare oggi, anzi in realtà sono 5, c'è un quinto che è bonus che sta alla fine, ma ne parlerò malissimo del quinto approccio. Andiamo al secondo approccio, che è il trading basato su analisi fondamentale, trading o investing che sia. Cos'è? Basato sull'analisi di dati macroeconomici, bilancio aziendale, tassi di interessi, politiche monetarie, notizie economiche, quindi basato sul contesto generale, in primis sull'analisi dei dati macroeconomici e dei bilanci dell'azienda su cui stiamo lavorando, o appunto delle informazioni di natura macroeconomica e politiche sociali, qualora stessimo lavorando su cross valutari o su commodities. L'idea di fondo del trading con analisi fondamentale è che il valore reale di un asset, valuta, azione, commodity che sia, dipende dai fondamentali e nel lungo termine il prezzo tende ad allinearsi a questi. I punti forti sono: in primis fornisce un quadro macro del mercato, utile per trend di lungo periodo, indispensabile per comprendere i driver dietro il prezzo.
I limiti di questo approccio: è poco utile nel brevissimo periodo. Il prezzo può muoversi in direzione opposta rispetto ai fondamentali nel breve periodo, ma poi normalizzarsi e prendere la direzione che i fondamentali ci rappresentano. Richiede competenze economiche avanzate. Questo caso specifico serve la capacità di sapere quali dati leggere, quando leggerli e perché leggerli, al fine di avere un quadro chiaro dell'asset che stiamo valutando per definire se porre in essere un'azione oppure no. Terzo approccio. Sei pronto? Sei pronta? Vai, adesso inizia la parte divertente, no, però quella con qualche punto interrogativo in più, non me ne voglia nessuno. Trading volumetrico. Cos'è? Basato sull'analisi dei volumi scambiati, order flow, book degli ordini e strumenti come il volume profile. L'idea di fondo: non conta solo il prezzo, ma quanto capitale entra o esce da un livello. Identifica zone di interesse istituzionale. Punti forte: offre una lettura più profonda del mercato rispetto ai soli grafici di prezzo, aiuta a distinguere movimenti reali da potenziali false rotture. Limiti: non tutti i mercati hanno dati volumetrici trasparenti. Ad esempio, il Forex, essendo un mercato OTC, over the counter, i dati non sono centralizzati, quindi ogni broker ti dà dati di volumi del broker, non della somma delle transazioni in un singolo lasso temporale, ma del broker, quindi i dati sono di relativa valenza. Ok? Richiede software e dati spesso costosi ed è complesso per i principianti. Qua apro una parentesi: trading volumetrico molto interessante, ma ricordiamoci che il prezzo ci dice tutto, il prezzo ci dice anche l'intensità dei volumi, tra poco lo vedremo, quindi l'approccio tecnico per sua natura ci può connettere ai primi 3 punti. L'approccio tecnico, se studiato nel profondo, ci può dare la capacità di leggere tramite un grafico cosa sta succedendo, perché sta succedendo e con che intensità sta succedendo. Quindi il punto 1, il punto 2, il punto 3, ovvero i 3 approcci che ho citato finora, che sono il tecnico, il fondamentale e il volumetrico, possiamo vederli dal grafico, dal prezzo. Ok? Entro nel profondo di questa informazione tra poco, ma prima vado all'approccio numero 4. Trading algoritmo. Cos'è? Affidare le decisioni operative a un algoritmo, a un insieme di regole automatizzate, spesso programmato in un linguaggio come Python o linguaggi più complessi o più semplici. L'idea di fondo è: l'operatività deve essere sistematica senza interferenze emotive. L'algoritmo individua setup, gestisce rischio e operazioni. Punti forti: disciplina assoluta, possibilità di testare strategie, backtest e velocità di esecuzione con basso margine di errore. Limiti sono diversi. In primis, rischio di overfitting, cioè strategie troppo ottimizzate sul passato, dipendenza dai dati e dall'infrastruttura tecnica, poca flessibilità in contesti nuovi, lento ad adattarsi in un mercato, a un contesto in movimento, in un mercato in movimento, dipendenza poi da chi lo programma, perché il trading algoritmico di base è un algoritmo. Chi l'ha costruito questo algoritmo? Su quale base? Su quali dati? Secondo quali logiche? C'è una dipendenza diretta e non sempre poi l'algoritmo si adatta alle condizioni attuali del mercato, che potenzialmente mutano. Quindi è basato su una serie di dati che sono passati, ma non è detto che i dati passati possano matchare con la situazione attuale del mercato. Bisogna sempre avere un'analisi del contesto al fine di comprendere se il movimento, se il comportamento del prezzo attuale è un comportamento che ha avuto delle ricorrenze nel passato. Il trading algoritmico in questo ha grandi limiti e soprattutto ha grandi dipendenze dall'infrastruttura tecnica, da chi ha programmato, da come ha programmato. Quindi i primi 3 approcci sono quelli che credo possano essere più oggettivi. Passiamo adesso alle connessioni e le differenze tra i diversi approcci. Questa parte è particolarmente interessante perché è possibile comprendere come diversi approcci possano convivere. Vediamolo insieme. Partiamo da tecnico versus fondamentale. Il primo guarda il comportamento del prezzo, il secondo il motivo dietro al prezzo. Possono integrarsi tranquillamente. Ad esempio, l'approccio fondamentale ci indica la direzione a lungo termine, l'approccio tecnico, grazie all'analisi tecnica, individua il punto di ingresso. L'integrazione tra approccio tecnico e approccio fondamentale è l'integrazione che io prediligo, nel senso ti dà a disposizione dei dati particolarmente significativi e trovi poi il momento di ingresso attraverso l'approccio tecnico. Passiamo invece a un secondo confronto.
confronto, ok? Il tecnico versus il volumetrico. Entrambi guardano al grafico, ma il volumetrico aggiunge la dimensione della forza dietro i movimenti. Questo è interessante perché immagina se hai la capacità di lavorare analizzando il contesto e la natura fondamentale del dato, trovando il timing grazie all'approccio tecnico e avendo la conferma del timing tramite l'approccio volumetrico. Tre approcci, farli convivere, farli collaborare diventa un'arma molto molto potente a tua disposizione per operare in maniera consapevole e in maniera logica rispetto a ciò che sta accadendo. Andiamo a un ulteriore confronto tecnico volumetrico versus algoritmico. L'algoritmico può basarsi sia su regole tecniche che volumetriche o persino fondamentali. L'approccio diventa ibrido ma automatizzato, molto molto complesso da portare in esecuzione. Ulteriore confronto fondamentale versus algoritmico, molto difficile da integrare ma possibile. Algoritmi di news trading potrebbe essere un esempio. Questo è, come il punto precedente, molto complesso da portare in esecuzione, soprattutto perché le news hanno un impatto sul prezzo che è ad alta volatilità, imprevedibile, e noi non lavoriamo in una zona di imprevedibilità, ma lavoriamo con un approccio tecnico e fondamentale che ci dà la capacità di avere piena consapevolezza di ciò che accade. Una notizia improvvisa è un disturbo, è un fastidio, crea rumore, crea volatilità. Questo non ci fa piacere, questo è un disturbo. È come dire esco in barca e so che tra 2 ore c'è la bufera. Non esco in barca, me ne vado al ristorante. La logica è la stessa, sto entrando al mercato, so che tra 2 ore c'è una news, evito di entrare, aspetto la news. L'algoritmo riesce a riflettere su questo se programmato e non aggiornato costantemente, perché la news potrebbe essere annunciata stamattina per oggi pomeriggio alle 7 alle 8, devi aggiornare, devi mettere mano all'algoritmo. Allora che senso ha avere un approccio algoritmico se poi devo continuamente aggiornarlo? Vi lascio a voi la risposta a questa domanda. Vado a un ulteriore punto interessante di questo video, che è un rapido recap dei vari approcci, ovvero le differenze chiave. Tecnico ci dice in 3 parole cosa mostra il grafico. Fondamentale, perché si muove il grafico. Volumetrico, chi muove il mercato e con quale intensità. Algoritmico ci dà potenzialmente la possibilità di gestire tutto in maniera sistematica. Per cui qual è il mio punto di vista? Penso che si sia capito, ma lo lascio considerare ad ognuno di voi, perché ogni approccio ha dei pro, ogni approccio ha dei contro, e ognuno di noi deve trovare l'approccio che è più in linea con le sue esigenze intese come profilo di rischio, esigenze intese come background, esigenze intese come possibilità e tempo di poter stare sui grafici. Quindi il vestito può essere perfetto solo se cucito su misura, l'approccio può essere perfetto solo se è cucito su misura in base alle tue necessità. Quindi tu potresti avere ad esempio necessità di un approccio che si basa su analisi fondamentale di contesto di medio-lungo periodo, così da non essere costretto a stare al grafico ore, ma poter avere la capacità di, una volta analizzato il contesto di fondo, il contesto macroeconomico, grazie all'analisi fondamentale, la capacità di entrare in termini di timing nel miglior modo grazie all'approccio tecnico e trovare le conferme grazie al volumetrico. Questo potrebbe essere un esempio di connessione di diversi approcci che possono essere in linea con la tua vita. Oppure potresti lavorare solo sull'approccio fondamentale nel momento in cui non hai possibilità di dedicare troppe ore al grafico e quindi non hai possibilità di trovare il timing particolarmente corretto, ma preferisci lavorare su natura di movimenti più ampi. O ancora potresti pensare di lavorare con volumetrico tecnico, costruirti un algoritmo che ti aiuti a diminuire al massimo l'emozione e di rendere tutto oggettivo, perché magari sei un programmatore. Questo dipende sempre dalla vita di ognuno di noi, propensione al rischio, obiettivi medio termine, lungo termine e così via. Dimmi cosa ne pensi nei commenti. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!